Amici del Montefeltro, buongiorno. Sarei dovuto apparire in una nuvola di fumo bianco, ma la Campolucci Rossini Production ha tagliato i fondi e in più ricordate che abbiamo anche un regista genovese e questa la dice lunga. L'avete riconosciuta questa sigla, quest'intro fantastica? Se non l'avete riconosciuta vuol dire che siete molto giovani, ma è l'intro di Back to the Future, Ritorno al futuro. Abbasso la musica così vi spiego perché questa introduzione. Magari i più giovani pensano che sia di Ciao Darwin, La macchina del tempo, però no ragazzi, è di un bellissimo film degli anni '80 che i coetanei come me o i più grandicelli sicuramente ricorderanno. Perché questo video? Perché tutti quanti almeno una volta nella vita abbiamo pensato: ah, vedi, se potessi tornare indietro nel tempo non farei questo errore, consiglierei al giovane me stesso di non fare queste scelte. Quindi mi sono immaginato cosa potrei dire a un giovane Marco nei primi anni 2000, quando io ho compiuto 18 anni nel 2000, come dare dei consigli su come affrontare la rasatura. Io, come molti di voi, sono figlio di bombolette e multilama. In casa non c'era una tradizione per quanto riguarda la rasatura tradizionale e per me la rasatura è sempre stato un momento di discomfort proprio perché non avevo nozioni tecniche, diciamolo così, tecniche basilari. Mandavo un po', vabbè, il pelo si fa così, il contropelo si fa così, mi metto la schiuma e via, insomma, replicavo un po' quello che vedevo fare, ma di fatto nessuno me l'ha spiegato. Quindi immagino di tornare nel passato, parlare con un Marco giovane e dargli qualche piccolo consiglio, ok? Quindi iniziamo subito e vi dico con cosa mi sbarberò, ma con questo bellissimo Mach 3, che è il Mach 3 con cui ho iniziato, perché questo fu introdotto nel mercato nel 1998, quindi per noi è stato il Mach 3, pareva che faceva tutto lui, ma in realtà non era proprio così. Quindi voglio vedere se con il bagaglio tecnico acquisito in questi anni di rasatura tradizionale, utilizzando però un rasoio, chiamiamolo moderno, vediamo se effettivamente la rasatura va meglio oppure no e vediamo se magari può essere utile ai giovani ragazzi che si avvicinano alla rasatura e magari gli sta venendo il primo baffetto. Magari non è che per usare la rasatura tradizionale, insomma, bisogna per forza usare il rasoio di sicurezza, magari si possono anche usare strumenti moderni. Vediamo che succede, è un work in progress, ragazzi. Allora, come al solito mi sciacquo, datemi un minuto e iniziamo, va bene? Oh, ecco qua, come al solito, viso sciacquato. Allora, cosa usiamo? Allora, come ho detto, immaginiamo che un Marco del futuro va a trovare un Marco nei primi anni 2000 e quindi gli consiglia di acquistare un Omega Pro Raso. Omega Pro Raso perché comunque sia è un pennello facilmente reperibile nella grande distribuzione, che sia un supermercato, che sia un acquasapone, dico da insomma catene che all'epoca c'erano, ora non mi ricordo, comunque diciamo un negozio per articoli di casalinghi. L'Omega Pro Raso si trova o in alternativa un altro maiale, ok? Questo bello morbidino. Poi ovviamente consiglierei a un giovane Marco non la bomboletta, ma una crema. Potrebbe essere una Palmolive rossa, una Palmolive verde, una intramontabile Proraso verde, una Proraso bianca o una Proraso rossa. Ai fini del video, diciamo così, per renderla un pochino più spicy, uso questa Denim Black, ok? E che sicuramente c'era anche all'epoca, però magari un giovane Marco, insomma, proporgli la denim, magari, sai, non è proprio il massimo. Quindi io consiglierei a una persona che sta iniziando una Proraso verde o una Proraso, comunque una crema in tubo, reperibile in qualsiasi supermercato, o un sapone in ciotola, che sia Proraso, che sia la Figaro, che sia quello che vuole, però quello. Ok? Iniziamo, dai che ho chiacchierato anche troppo. Mettiamo un po' di crema all'interno del ciuffo, via. Bagniamo le punte,
Mi sono perso il sapone. No, dove è andato? Oddio, è cascato il sapone. Ok, scusate, era cascato il sapone nell'acqua, lo rimetto dentro. Ok. Iniziamo il montaggio. Ecco, già mi sono sporcato la maglietta. Che poi devo dire, sta in Black comunque la profumazione è buona. Poi anche leggermente mentolatina, non in maniera eccessiva, però una puntina di mentolo che dà quel non so che di fresco che gradevole anche magari nella stagione invernale, ok? Perché non è proprio esagerata. Quindi direi a Marco, gli spiegherei, bagna le punte e friziona. Qualcosa succederà, insomma. Il fatto di consigliare una crema è che comunque sia, ragazzi, il montaggio di una crema è nettamente più semplice rispetto a un sapone solido, quindi forse per iniziare un giro con un tubetto di crema lo farei tranquillamente. Tanto montiamo. Scusate se ho un po' respiro pesante, ma sono raffreddato, ma la stagione qua, che schifo. È un giovane Marco, non sa ancora dosare l'acqua, le cose, quindi abbiate pazienza. Ok, io penso che il giovane Marco abbia fatto un montaggio dignitoso senza eccedere con l'acqua, diciamo che, e via. E allora iniziamo questa avventura fantastica con questo strumento del demonio, però di fatto, ragazzi, quanti di noi hanno iniziato con questo? Poi per un video su Instagram, come nel mio caso, o per altri motivi sono arrivati nel mondo della rasatura tradizionale con tutti i 1000 euro spesi di conseguenza. Allora iniziamo. Quindi cosa spiego al giovane Marco? Spiego al giovane Marco di andare molto delicato, di non fare pressione e di seguire il verso del pelo, cosa che io prima non sapevo neanche cosa cavolo fosse, e questo ovviamente mi portava a sfondarmi, perché ovviamente per me farmi la barba era così e così, ok? Non sapendo che qui il verso del pelo è al contrario, e quindi andavo in contropelo diretto e questa cosa ovviamente mi faceva smadonnare, ok? Diciamo che questa parte, soprattutto questa, è sempre stata la mia zona critica, e qui puntualmente io mi uccidevo, ok? Poi ovviamente preparazione del viso zero, a bomboletta proprio messa così, tanto per, cioè, praticamente se mi facevo la barba a secco era uguale. Quindi, giovani ragazzi, al di là dello strumento che utilizzate, usate pennello e un sapone da barba. Vi cambia la qualità della rasatura. Poi lo strumento anche sicuramente ha il suo perché, ma magari ne parliamo durante la seconda passata. Ok. Prima passata, ci siamo. Senza che taglio il video, mi sciacquo velocemente e facciamo la seconda insaponata. Ecco qua. Vai, senza che taglio il video, facciamo una cosa tutta attaccata. Allora, parliamo dello strumento. Allora, non vi nascondo che questo video è la terza volta che lo faccio, quindi nel mio curriculum video posso dire che ho usato il Mach 3 per 3 volte nell'arco di 10 giorni, questa è la terza volta. La prima volta che ho fatto un video ho ricevuto una chiamata importante e ho dovuto interrompere, e va bene così. Nel secondo video mi stava cadendo il telefono dal supporto e quindi ho dovuto interrompere il video. Speriamo che questa volta sia la volta buona, quindi posso dare una mia impressione su questo strumento. Allora, il suo lavoro lo fa, almeno nel mio caso,
ricordate sempre che tutto è soggettivo, perché la mia barba è comunque normale, buona ricrescita, però non la ritengo né una barba dura, capito, né una barba impossibile, quindi diciamo che è uno strumento che il risultato a casa lo porta, ok? Però è uno strumento assolutamente senza anima, cioè dopo anni di rasatura tradizionale, mano libera, mille rasoi, no, mille no, però parecchi rasoi provati, eccetera, eccetera, mi lascia molto perplesso, cioè sicuramente non mi fa rimpiangere la scelta di essere passata alla rasatura tradizionale. Inoltre, cosa stranota ai più, è ovvio che una rasatura tradizionale fatta con un rasoio e delle lamette DE sia molto più economica di questo. Ho visto che 5 cartucce stanno sui 15 euro, quindi diciamo stanno 3 euro a cartuccia. Non so quante rasature ci si possano fare, ok? È ovvio che però cioè praticamente con 2 pacchetti di cartucce, cioè con l'acquisto del rasoio e 2 pacchetti di cartucce praticamente ti sei fatto un bel rasoio tipo il Merkur 34C e ci stai bene una vita, ok? Con un risultato nettamente migliore. Quello che ci frega a noi è la scimmia, ragazzi, perché sennò effettivamente la rasatura tradizionale è economica, siamo noi che siamo dei pirla e ci compriamo pure l'impossibile. Terza passatina, vai. Quindi direi a Gione Marco, se vuoi usare il Mach 3 fallo, come il meme, fallo, ma puoi anche decidere di non farlo. Però sai, questi giovani magari non è che gli dobbiamo mettere tutte nuove strane idee in testa, già che iniziassero abbandonassero la bomboletta, penso la loro qualità in termini di rasatura migliorerebbe notevolmente. Comunque, questa denim, ragazzi, scorrevole da morire, mi sta piacendo tantissimo. Profumazione inoltre comunque gradevole, neanche, oddio guardate, ho fatto una pirlata. Dai, l'ultimo passaggino di ritocchi veloce. È ovvio che è uno strumento che se vai con mano leggera puoi andare proprio a manetta, insomma, ovviamente queste cose con un rasoio tradizionale con questa velocità ovviamente non lo puoi fare, però devo dire la profondità di rasatura lascia molto a desiderare. Mi sembra l'equivalente di un 41C, ecco, poco più di un 41C. Ripeto, penso che ragazzi, se vi prendete un Merkur 34C, un 41C, state bene per una vita. Ok, perfetto. Allora mi do la sciacquata finale e torniamo per le chiudo l'acqua, faccio la sciacquata finale e torno per le conclusioni del caso. Un attimo. Ecco qua, sciacquato completamente, mi asciugo il viso. Allora, c'ho un po' di sapone nelle orecchie. Scusate, qua diciamo che la maglietta nera per farsi video non è proprio una furbata. Allora, conclusioni, mentre ci diamo la splashata con abbinato denim black. Allora, mi fa rimpiangere la scelta della rasatura tradizionale? No, assolutamente no, perché comunque sia l'efficacia dei rasoi che utilizziamo è nettamente superiore. Ci sono rasoi che comunque sia garantiscono lo stesso comfort di rasatura, per carità, una pelle rilassatissima, nel senso, cioè non è iritata, ma non so neanche a BBS, insomma lo stesso, poco più di un 41C, ma sicuramente meno di un 34C, per darvi un riferimento di due rasoi stranoti e straconosciuti. Però questo video è per far capire
che se un giovane ragazzo che ha difficoltà nel radersi, ha irritazione, già adottare un pennello e un sapone da barba migliora notevolmente la sua qualità di rasatura, perché io comunque una rasatura così prima della, diciamo, della mia avventura nella rasatura tradizionale, io una sbarbata così piacevole non me l'ero mai fatta, ok? Quindi probabilmente se io avessi conosciuto pennello, cioè conosciuto, intrapreso prima pennello e rasoio e pennello e sapone a barba, che un periodo l'avevo anche fatto perché avevo comprato dei barattolini di Taylor in una profumeria, però nessuno mi aveva spiegato l'ammollo del pennello, come si montava, quindi di fatto è stato un tentativo fallimentare. Ma se avessi perseverato probabilmente non sarei diventato il cerusico. Quindi diciamo come nel ritorno futuro non possiamo interferire troppo col passato perché sennò andiamo a cambiare definitivamente il futuro. Però mi rivolgo a chi sta iniziando magari a radersi, diciamo, perché è nell'età 16-18 anni. Usate pennello e sapone da barba e vedrete che la qualità delle vostre sbarbate migliorerà. Il rasoio di sicurezza eventualmente è un valore aggiunto. Spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto. E come al solito io vi invito a iscrivervi al canale Montefeltro Wet Shaving qui sul canale e venirci a trovare su Facebook, così se avete qualche dubbio, qualche domanda, sicuramente possiamo avere un confronto più diretto. Va bene? Ciao ragazzi e alla prossima!